Scegliene una e facciamola finita. Direttamente da Need for Speed Carbon Underground 2 siamo a bordo di questa silenziosissima Mazda RX-8. Mamma mia che bella. Come potete intuire dal sound, non sono classici motori come quelli di tutti i giorni che troviamo adesso. Questo qua ha la particolarità di avere il motore si chiama Wankel, cioè non ha il classico pistone che si alterna, va su e giù, ma abbiamo un rotore che rotea, appunto dal nome motore rotativo, e sprigiona una marea di cavalli nonostante sia considerato come una cilindrata da 1300 di cilindrata, e abbiamo cavalli alla ruota di 230 e 216 Nm di coppia, ed un motore aspirato. Esatto. Infatti suona, c'è il limitatore, inizia alla zona rossa a 9000 giri. Infatti qui abbiamo potenza dai 3000 fino ai 8000, 8005 di giri. Questa qua spinge veramente agli asti. Assurdo quando ti guarda la gente che non sa che macchina sia. Dicono, ma cos'è quella moto lì che sta arrivando? Invece no, è una macchina. No, guarda veramente. che per il paese mi prendevano come moto, dicevano ma chi è sto pazzo con la moto che fa sto casino di notte per il paese. Ah, ma è una macchina. Abbiamo uno scarico artigianale diretto da cima a fondo. Infatti è fantastico, suona veramente forte, e senti che non è un sound, non è un sound normale. Porca miseria. Sono anche un po' emozionato / agitato perché è la mia prima giapponese, prima trazione posteriore. Questa è pura ignoranza giapponese. Questo è vecchio stile. Inizi 2000. Esatto, essendo del 2004, e sostituiva la vecchia RX-7. Eccoli. Madonna. Ok, non torneremo su da qua. Esatto. Che allora il motore ha 2 rotori aspirato, sì, per renderla più daily rispetto a una Mazda RX-7 che ne aveva 3 turbo. Montandogli più rotori e il turbo, diciamo che hanno abbassato la resistenza ai componenti. Nonostante sprigionino parecchia potenza, ma il problema è che appunto per il problema del motore che è rotativo ha un consumo eccessivo, cioè si consumano troppo velocemente I componenti. Esatto. Infatti hanno bisogno di essere lubrificati continuamente. Andando avanti hanno trovato come poter aumentare la vita a questo motore, e hanno inventato un sistema Sean, si chiama, dove praticamente ho un serbatoio dove metto praticamente olio, motore e 2 tempi per la miscela degli scooter, che va a tenere lubrificato il motore. Praticamente, esatto. E non essendo cilindrico ha degli spigoli, quindi quelle parti lì hanno tanto sfregamento, tanto attrito, e quindi devono essere lubrificate spesso. Poi è molto fluida come erogazione, essendo un aspirato tira agli alti, quindi non si hanno strattoni o turbolag. Perché parliamo di una spinta sì, ma dai 6.000 ai 9.000 c'è proprio una spinta dove sprigiona il suo massimo potenziale, penso. Infatti si sente anche con il sound. Esatto, perché c'ha l'aspirazione, che praticamente verso i 5.000 giri apre il gruppo farfallato, e da lì in su sono tutti sprigioni di potenza.
c'è mai un rettilineo abbastanza Abbastanza- lungo per sprigionare per tirare tutte le marce. questo allucinante. motore qui. Poi abbiamo tanti elementi che richiamano il motore rotativo, tipo il pommello del cambio. Esatto, si sono dati molto anche al design della macchina sul fatto proprio di questo motore. Come possiamo vedere anche dai sedili, dietro anche, esatto. anche le flange della marmitta le hanno proprio fatte molto simili a un triangolo con angoli convessi. Nonostante sia comunque una macchina del 2004, mamma mia, abbiamo parecchie. Oh! Il mio primo traverso con una trazione posteriore. Ma mi sembra divertente da guidare, una cosa. Sì, è fantastica. Io sento Sì, che no, quello parte, sì. ma smusa un po' coi Parte controlli. e te la fa smusare, sì. Tra l'altro io l'ho tenuta originale perché essendo è un'edizione limitata, è un Astra Corse, Ok. dove praticamente io ho già un assetto. Già personalizzato. Sì, è su questo un modello. assetto Bilstein Ok. che nonostante i 197.000 km di telaio, Cazzo, tiene. come puoi sentire anche te, è un assetto qui contro coglioni perché è ancora abbastanza bello cattivo. Sì, La tiene ancora bella rigida. la sento, non è troppo esagerata come rigidità, ma la sento bella incollata a terra. Sì, ha un bel assetto, diciamo proprio street, più Sì. che un assetto dove cercare qualcosa in pista o addirittura molleggiare nelle curve. Certo. No, ma infatti mi piace come tenuta. Il sedile pilota elettrico. Completamente regolabile, ho visto. E io ci sto, non so se si può abbassare ancora di più, ma io ci sto già così bene dentro. Infatti mi trovo comodo. Volante ho notato che non ha tanta angolazione posti. Oh! Sì, il bello di avere uno scarico dritto Sono è iscritibili. che diventa un lanciafiamme di notte. Mamma mia. Si vedono Ma anche di giorno, perché io li ho visti anche di giorno. anche di giorno, si sono viste. Li ho visti anche di giorno io mi sono innamorato di quel sound qua, allucinante. I freni, stavo guardando l'impianto frenante. L'impianto frenante è maggiorato. Ok, perché di serie io so che sono autoventilati sia avanti che dietro. Davanti il disco è da 320 e posteriore da 300, e quindi sono dischi comunque belli, grandi. Presumo Sì. monopompante. Sì, Ok. esatto. Invece tu gli hai fatto un upgrade. Sì, Ok. sono leggermente più grandi e ho messo delle pastiglie Brembo Ok. HP2. A livello di controlli tu puoi, cioè, hai un Sì, posso disinserire tutto. ok, Essendo vecchia anche l'elettronica è molto limitata, qualcosina ti aiuta sicuramente. Sì, sì. Però non è troppo invasiva. perché tra l'altro questa di originale Ok. ha un differenziale autobloccante Ok. e un albero in fibra di carbonio. Quindi diciamo che sono già pezzi molto all'avanguardia, essendo una street car Così di serie. originale di serie. Sicuramente magari per quella versione qua tua. Anche, Ok. può essere. Allora, pesa un pochino rispetto Sì. per le sue dimensioni, è Esatto, circa sui purtroppo. 1480 o 90 Esatto. kg. Esatto. Però è ben distribuita perché è quasi proprio preciso 50-50 come distribuzione. È proprio, sì, un 49-51 dai. Esatto, proprio. È stato, tra l'altro, anche la posizione del motore. Il brutto di questa macchina è che se apri il cofano non puoi far vedere niente, perché l'hanno messo abbastanza arretrato e in basso per mantenere il baricentro in basso e portare la distribuzione dei pesi il più al 50% possibile da tutti e due i lati.
Infatti non ci sono i montanti sulle portiere. La particolarità dell'RX8 sono anche l'apertura delle portiere, Esatto. dove abbiamo quelle del pilota e del passeggero che si aprono normalmente, mentre essendo posteriori? un'auto 2+2 ha le portiere posteriori che aprono controvento. Un po' armadio. Esatto, Degli armadi, sì. praticamente. E quindi hanno montato delle traverse in tubolare dentro le porte posteriori per mantenere rigidirla. rigido il telaio nonostante non ci sia un montante. Qui, tu invece come mantenimento dell'auto, cioè come Allora, bene o male, ogni 10.000 gli cambio l'olio, motore, così. Ma ogni, penso, 4-5 pieni fare il pieno al serbatoio dell'olio miscela e basta. Bene o male è sempre è una macchina normale, c'è solo un motore differente. Tu la usi come auto di tutti i giorni? O... No, non la uso come daily, la uso nel weekend, magari qualche serata in settimana. scappata in settimana. Ok. Come consumi, bene o male, confermo quello che dice Mazda, perché se si va normali, diciamo sotto i 4-5 mila giri, fa davvero dai 14 ai 16. Ah, ok. Mentre quando ti si chiude la vena diciamo che fai 5-6 al litro. Me lo aspettavo, è normale. Come tutto, avendo anche 231 cavalli, beve. Sono pro e contro, giustamente. Esatto. Altro difetto oltre alla durata del motore, che questo qua, che è il canale centrale, ok, è un boiler. Quando si scalda di bestia, d'estate è insopportabile. Meno male che ho il tettuccio e tutto io. E avendo il motore anche più spostato verso il centro, esatto, praticamente qui dietro la radio c'è il cambio. C'è ancora il cambio. Anche perché i ricambi costano e saranno anche rari. Un bel po'. Abbastanza, sì, diciamo che devi trovare proprio qualcuno che fa i rotativi, a parte come meccanica, ma anche come ricambi è un po' difficile trovarli. O in Italia o si trovano verso il Trentino, un pochino in Piemonte, e molto a sud. Bene ragazzi, purtroppo abbiamo finito questo test drive, mi sono veramente divertito, grazie Ale. È stata, allora, avevo già prospettive positive sul fatto che fosse posteriore, giapponese, il sound. Sono stato ripagato, sono stato soddisfatto. Non le davo tanto credito in realtà, perché non è tanto neanche in generale tanto, non è tanto considerata purtroppo, perché nonostante il telaio e la potenza. Esatto, comunque a livello di sensazioni di guida divertente, un po' fiacchina ai bassi, però invece quando vuoi divertirti, vuoi sfogarti, dà parecchia soddisfazione. No, veramente bella. Bene ragazzi, il video termina qui. Allora mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, è importante, aiuta me, motiva me a fare altri video, e lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questo motore Wankel, e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!